Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Questa volta parliamo di unboxing, no, non proprio, parliamo di novità, sì, forse è la parola giusta. Parliamo di qualche cosa che per la prima volta sono veramente molto fiero di poter presentare sul mio canale Slot Car Tech in assoluta anteprima e arriviamo per una volta anche prima degli spagnoli. Sotto questo piccolo telo azzurro c'è infatti una vettura ancora in preserie. Lo avete forse già intravisto dal marchio della confezione, stiamo parlando di Slot-It. Ma di quale vettura stiamo parlando? E soprattutto, se vi faccio una domanda, di che categoria stiamo parlando? Voi che cosa mi rispondereste? Sono sicuro che tutti mi dareste una risposta diversa, ma sono quasi sicuro che nessuno di voi può andare ad azzeccare, ad indovinare la vettura che si nasconde sotto questo piccolo telo azzurro. E allora cosa ne dite se togliamo gli indugi, alziamo questo piccolo telo e scopriamo che cosa si nasconde nella confezione della Slot-It? Pronti? 1, 2, 3, voilà! Una vettura rally. Stiamo parlando di un BMW M3 E30. Questa vettura è ancora in preserie, ma sono orgoglioso di potervela presentare sul canale Slot Car Tech. Ed eccola qui, questa stupenda BMW in preserie che vedremo molto presto in tutti gli scaffali dei migliori negozi di slot car. Qui abbiamo la versione rally, ma sono sicuro che Slot-It strizzerà l'occhio chiaramente anche alla versione DTM, andando così ad affiancare questo nuovo ed inedito modello a quelli già presenti. Quindi stiamo parlando dell'Alfa 155, della Mercedes 190 o C-Classe e poi della Opel Calibra, e se vogliamo ci possiamo mettere anche all'interno la Datsun e la Nissan Skyline. Una nuova vettura quindi che va ad ampliare ulteriormente il panorama delle vetture DTM, ma noi in questo momento andiamo a concentrarci su quella che abbiamo fra le mani, perché qui ragazzi abbiamo una vettura da rally. Abbiamo finalmente un produttore italiano che strizza l'occhio anche agli appassionati del mondo del rally slot, e in questo caso dobbiamo proprio dire ci voleva. E per una volta, oltre a vedere i soliti rendering e modelli in preserie delle case spagnole, finalmente ne abbiamo anche uno italiano, tutto da gustarci. Andiamolo ad aprire dalla sua confezione, che come vedete è la classica confezione Slot-It. In questo caso non c'è ancora assolutamente la confezione vera e propria, la sua teca dedicata, ma ci accontentiamo, tra virgolette, perché in realtà ne siamo entusiasti, di averla qui nella sua confezione standard di tipo universale. Come sempre andiamo a sfilarla dal classico cartone di color arancione e poi possiamo anche chiaramente andare a togliere il coperchio di plexiglass trasparente. Ragazzi, ve la faccio vedere molto più da vicino. Guardate la bellezza di questa vettura. Come potete vedere è ancora un modello in stampa 3D, quindi ancora un modello grezzo, non ha neanche ancora i pezzi trasparenti, perché si tratta proprio di una preserie, si tratta di un modello che viene costruito per capire gli ingombri, le dimensioni e il risultato finale di quello che poi sarà il modello in plastica iniettata che potremo comprare ed utilizzare tutti. Ragazzi, ma quanto è bello! Guardiamo anche gli interni, poi andremo più nel dettaglio a smontarla e capiremo meglio anche come è strutturata. Qui all'interno possiamo vedere il pilota e il navigatore. Il casco è di tipo moderno, si può scorgere anche il microfono che hanno sia il pilota che il navigatore con il quaderno delle note, bellissimi i sedili chiaramente super sportivi, l'abitacolo decisamente molto ben realizzato sia per quanto riguarda il lato pilota ma anche per quanto riguarda il lato navigatore. Estetica veramente di tutto rispetto, già si notano diversi particolari anche se stiamo parlando di un modello preserie, di un modello ancora stampato in modo grezzo. Guardate il frontale di questa vettura, è veramente molto grintoso, il doppio fanale
originale classico delle BMW dell'epoca, e poi la griglia inconfondibile. Qui abbiamo anche un gancio traino, mentre al posteriore abbiamo un piccolo alettone e poi chiaramente i fanali. Nella parte posteriore già so manca la targa, che vedremo molto presto realizzata nel modello poi rally definitivo. Nella parte superiore del tetto invece mancano le prese d'aria classiche per la vettura da rally e poi il GPS o comunque l'antenna del satellitare nella versione più classica DTM. Ma io direi a questo punto di andarla a togliere dalla sua basetta nera, così possiamo anche andarla a scoprire sotto sopra, vederne il telaio e magari qualche dettaglio, qualche cosina più in particolare. Non vi ho fatto vedere quello che si trova al di sotto della basetta, che chiaramente, ripeto, essendo una preserie non ha praticamente nulla, ha solo la classica vite che si va ad agganciare al telaio per poterla tenere ben salda ed ancorata alla basetta stessa. Girando sottosopra la vettura, anche il telaio, come possiamo notare, è ancora stampato in 3D. Qui abbiamo lo scarico laterale tipico delle auto da DTM, anche se poi in realtà, per quanto riguarda la versione rally, questo verrà completamente annegato all'interno del telaio e non sporgerà dalla carrozzeria. In questo modo avremo la possibilità di poter far basculare molto più comodamente la carrozzeria con il telaio stesso. Anche se questo è un telaio ancora in stampa 3D, si nota già subito il classico approccio che Slot-It vuole dare alle sue vetture, quindi un telaio con il banchino amovibile. Abbiamo un banchino di tipo inline che può essere chiaramente facilmente sostituito per poterci mettere ad esempio un motore a cassa lunga, e 3 viti per l'ancoraggio vero e proprio. Ne abbiamo una nella parte posteriore e 2 nella parte anteriore. Mi piace molto questa soluzione perché dà la possibilità di basculare molto più comodamente avendo un'unica vite nella parte posteriore. Il telaio oscilla molto più facilmente. Nella parte anteriore, sempre sul telaio, posso già scorgere anche 2 fori dove in questo caso ci sono già 2 grani che mi permetteranno di andare a regolare l'altezza dell'assale anteriore. Chiaramente le ruote sono ruote di comodo, quindi sono ruote da modello, ma possiamo poi andare a decidere di montare qualsiasi tipologia di copertone. Mi piace anche molto la carrozzeria con il cerchio che entra all'interno del passaruota, come era nella vettura originale in scala 1:1, quindi quella che effettivamente correva sia in pista nel DTM sia nelle gare rally. Staremo poi a vedere cosa Slot-It si inventerà come colorazione. Anzi ragazzi, ve lo dico fin da subito, se avete qualche idea sulle future colorazioni di questa vettura, perché non scriverlo nei commenti e magari la vedremo realizzata. Io direi di andarla a smontare, la dividiamo tra quella che è la parte di carrozzeria e la parte di telaio, così andiamo a scoprirla un po' di più nel dettaglio anche internamente. In questo caso ragazzi mi sento di dividere la vettura in 3 diverse parti. Abbiamo il telaio con tutta la meccanica, abbiamo la carrozzeria nuda e cruda e poi abbiamo l'abitacolo. Faccio questo perché veramente vale la pena vederle separate in ogni dettaglio. Partiamo dall'abitacolo, che in questo caso ricalca quello da rally. Slot-It ha saputo ricreare un abitacolo molto fedele all'originale, un vero abitacolo da rally. Roll bar ben saldo sull'abitacolo stesso, la gomma all'interno che va a ricreare quella che è la gomma di scorta. Nella vettura che poi sarà in produzione di serie, questa gomma sarà svincolata dall'abitacolo in modo da poter andare ad utilizzare lo stesso copricerchio che verrà utilizzato sulle gomme nella vettura da slot. Bellissimo l'abitacolo, molto ben realizzati pilota e navigatore, diciamo hanno una fisionomia molto moderna, quindi a partire dal casco aperto con la letta, il microfono, l'interfono e poi molti dettagli. Ci sono anche parecchi dettagli già anche all'interno del pianale stesso, quindi non un pianale diciamo liscio, ma un pianale un po' più lavorato che sicuramente va ad impreziosire questo modello di vettura. E poi è un classico abitacolo, anche in questo caso alleggerito, quindi tagliato piatto,
in modo da poter comunque andare a limitare per quanto possibile il peso della vettura. L'abitacolo va ad agganciarsi sulla carrozzeria come sempre ultimamente nelle vetture di casa Slot It con un semplice aggancio. Questa cosa è veramente molto ben apprezzata perché c'è la possibilità di andarlo a sostituire con l'abitacolo in Lexan senza dover per forza andare a togliere i pioli di plastica che si devono in qualche modo andare a riscaldare e poi ad appiattire. Così facendo abbiamo la possibilità, in poche parole, di poter andare a sostituire questo abitacolo senza rovinare la carrozzeria e quindi andarlo poi a riposizionare qualora non dovessimo più utilizzare il modello per le competizioni. Che dire della carrozzeria? L'abbiamo già vista abbastanza nel dettaglio prima, comunque io mentre vi parlo vi faccio sempre vedere un po' tutti i dettagli della vettura di casa Slot It. A me piace veramente tanto la parte anteriore perché è veramente molto ben realizzata. All'epoca il BMW M3 aveva un frontale veramente aggressivo e qui devo dire che Slot It è stata in grado di ricreare fedelmente ogni singolo particolare. Qui abbiamo in poche parole già dei prefori che, come vi dicevo, serviranno per andare a montare poi eventualmente le antenne GPS per quanto riguarda la versione DTM e poi altre piccole incisioni che invece serviranno per andare a montare le due prese d'aria sul tetto nella versione rally. Molto ben rifinito anche al lettone posteriore e anche in questo caso, come dicevamo, nella versione DTM abbiamo le due placchette rotonde qua al posto della targa, ma arriverà la targa vera e propria nella versione da rally. E sempre parlando di carrozzeria, notiamo anche la struttura già delle tre colonnette che andranno poi a sorreggere il telaio. Sono tre colonnette rinforzate, può essere ancora variata di qualche decimo di millimetro, proprio per andare ad incastonare perfettamente il telaio con la carrozzeria stessa di questa splendida BMW M3 E30. Il telaio invece è ancora in 3D, però possiamo già notare la meccanica. Come vi dicevo, abbiamo un banchino svincolato dal telaio stesso, in questo caso un motore Mabuchi UK, il classico Mabuchino, quindi un motore a cassa corta, meccanica sempre di tipo professionale, rapporti 928, corona gialla, pignone in ottone, corona bicomponente, quindi anima in ottone, poi materiale plastico per quanto riguarda la dentatura, assale in acciaio e poi cerchi posteriori in alluminio, mentre per quanto riguarda i cerchi anteriori sono in materiale plastico come sempre per andare a cercare di contenere per quanto possibile il peso della vettura. Anche nella parte superiore notiamo i due grani e anche in questo caso sono già stati inseriti per la regolazione millimetrica dell'altezza della sala anteriore. Mi piace molto come sempre la disposizione dei cavi con questo piccolo jack di unione che ci dà poi la possibilità appunto di andare a fare manutenzione alla vettura o eventualmente cambiare motore senza per forza dover andare ad intervenire sul pick up. In questo caso abbiamo un pick up a lama avanzata, un pick up a vite. Come sempre sulle vetture da rally poi verrà utilizzato un pick up a molla. Su questa vettura c'è anche abbastanza spazio per poterci montare anche la scheda ESC, visto che ne abbiamo parlato pochi video fa, quella che ci serve per andare a comandare un eventuale motore brushless sempre di Slot It. In questo caso potrebbe veramente venire bene il fatto di avere questa parte centrale abbastanza libera, abbastanza svincolata da cavi o altri accessori e quindi la possibilità di andarci a montare questa piccola scheda ESC. Ragazzi, questa volta non posso darvi i pesi della vettura perché, come vi ho detto, è ancora una vettura in preserie. Ad esempio, se prendiamo la carrozzeria, come potete vedere, è veramente molto labile, è molto sottile, ha un peso sicuramente decisamente contenuto, ma stiamo parlando di un prodotto preserie. E anche per quanto riguarda le misure sono convinto che piccoli aggiustamenti come sempre vengono fatti una volta provata la vettura, perché questa chiaramente serve come vettura da test per riuscire a capire se la vettura può funzionare, può andare bene, se ci sono dei piccoli accorgimenti da fare. Anzi, in questo caso ben venga la prototipazione perché offre a tutti noi un prodotto sicuramente più performante già dalla sua prima versione, perché viene
testato, viene curato, viene capito, viene valutato anche nella pre-serie, quindi nella pre-produzione, per cui rimandiamo le misure a quando poi ci sarà effettivamente il modello definitivo in commercio. Anche per quanto riguarda una vera e propria prova sulle nostre piste, chiaramente non si può fare, però non vi lascio certo così. Anzi, la voglio portare sulle nostre speciali rally allo Slot Club Asti Calabroni Rossi, perché qualche giro glielo voglio far fare. E allora rimontiamo il tutto e mettiamolo nel suo habitat naturale, ovvero le speciali di un rally slot. Ragazzi, eccola la macchina, qualche giro l'abbiamo fatto, chiaramente pochi perché non va sicuramente rovinata, però in questa pista, come avete potuto vedere, ho potuto provarla praticamente in ogni condizione. Ci sono dei tornanti abbastanza stretti a salire, la vettura non ha avuto il benché minimo problema a fare i tornanti anche in spazzolata, perché in alcuni punti ho voluto esagerare un qualcosina in più e poi ho voluto anche provare a fare un dosso. Tenete conto che è una vettura completamente in prova, in preserie, quindi ci sono ancora tante migliorie che si possono apportare a questa vettura affinché tutto funzioni correttamente, però già così vi posso dire che mi sono divertito tantissimo. La macchina è in grado di fare praticamente tutte le tipologie di curva sia a salire che a scendere, compreso il dosso tratti ride e anche i temibili anelli di ritorno della Ninco, che sono un po' più stretti e a corsia ridotta. Quindi ragazzi, una vettura sicuramente riuscitissima da parte di Slot It. Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di vetture dedicate al mondo del rally slot. Come sempre, se avete trovato interessante il contenuto di questo video, se vi piace questa BMW M3 E30 di Slot It in versione rally ancora in preserie, mi raccomando mettete un like e poi fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la vostra colorazione preferita. Ragazzi, per il momento è tutto e io vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.